La battaglia finale è il conflitto ultimo. Da un punto di vista contenutistico spiega allo spettatore per cosa i personaggi si stanno battendo e da un punto di vista spaziale ha luogo di solito in uno spazio chiuso, quasi angusto, proprio per sottolineare ed enfatizzare la tensione del conflitto stesso. Nel video di oggi analizzeremo la costruzione della battaglia finale a opera dello sceneggiatore Aaron Sorkin in Codice d'onore. Vedremo in particolare come lo sceneggiatore, attraverso la propria scrittura, definisce la posta in gioco, il campo di battaglia, le armi che verranno poi utilizzate dai vari personaggi su questo campo di battaglia e come la battaglia finale si collochi a coronamento dell'arco di trasformazione dei personaggi, risultando in un crescendo emotivo dato dalla crescente pressione ai quali i personaggi sono stati sottoposti durante tutto il film e soprattutto durante questa scena della battaglia finale. Codice d'onore è un capolavoro del cinema giudiziario che racconta una storia con implicazioni molto significative su tutti i personaggi coinvolti, motivo per cui è molto importante presentare in modo chiaro i personaggi il prima possibile. Di Daniel Caffe, il protagonista, che cosa sappiamo? Ci viene presentato come innanzitutto un abile negoziatore. È un avvocato scanzonato, brillante, ironico, al quale viene affidato il difficile compito di difendere due Marines che, nella base di Guantanamo a Cuba, vengono accusati dell'omicidio di un commilitone. Loro si dichiarano innocenti, in quanto dichiarano di aver semplicemente eseguito un ordine, e qualora Caffe non dovesse riuscire nell'intento di provare la loro innocenza, i due Marines dovranno passare la vita in carcere. Il caso ha poi ripercussioni dal punto di vista professionale molto serie sullo stesso Caffe, dato che, come gli ricorda il collega amico Jack Ross, avvocato che in questo processo si occupa dell'accusa, qualora Caffe dovesse fallire, la sua carriera e la sua reputazione ne risentirebbero considerevolmente, proprio perché le indagini che Caffe andrà a condurre per provare l'innocenza dei propri clienti metteranno in discussione l'operato di personalità illustri e pluridecorate nell'ambito militare come il colonnello Jessup, gestore della base di Guantanamo a Cuba. Ci sono poi anche implicazioni personali per Caffe, dato che il padre era un illustre avvocato e qualora Caffe dovesse perdere la causa fallirebbe anche nell'intento di mantenere alto l'onore della famiglia. Ecco che nelle prime 20 pagine Aaron Sorkin ci fornisce tutte queste informazioni, innanzitutto per catturare l'attenzione dello spettatore e poi per amplificare la portata emotiva del momento nel quale poi Caffe accetterà l'incarico di difendere questi due Marine, momento nel quale anche noi, pubblico, saremo perfettamente consapevoli del pericolo che corre nel difendere i due Marine e nell'accusare l'intera catena di comando della base di Guantanamo. Caffe accetta l'incarico di difendere i due Marine e il secondo atto della storia ha inizio. Quando comincia il secondo atto e comincia il processo, in questo caso, il pubblico deve anche avere ben chiaro qual è il campo di battaglia, dove per campo di battaglia intendiamo quell'insieme di regole che i personaggi non potranno infrangere, che possono essere un insieme di leggi nel caso del cinema giudiziario o delle armi che i personaggi potranno usare nel fronteggiarsi, che delineano poi le dinamiche dello scontro. Ecco, dicevamo che il cinema giudiziario ha già il proprio pacchetto di regole che sono, diciamo, le leggi che imputato, giuria, giudice, avvocato e testimoni dovranno seguire durante il processo. Caffe deve provare l'innocenza dei propri clienti dimostrando che i due Marine hanno ricevuto l'ordine di praticare un codice rosso che ha poi causato la morte accidentale del commilitone. Non può però semplicemente chiedere al colonnello Jessup, responsabile della base di Guantanamo, dove il delitto è avvenuto, se è stato lui a impartire l'ordine di praticare un codice rosso. Infatti una risposta positiva da parte di Jessup sì che proverebbe l'innocenza dei due Marine, ma chiaramente Jessup non dichiarerà mai di essere stato lui ad aver ordinato un codice rosso che sappiamo essere illegale. Altra cosa che sappiamo delle regole del tribunale militare statunitense è che se Caffe accusasse Jessup di aver ordinato un codice rosso ma non riuscisse a dimostrarlo, sarebbe soggetto a corte marziale.
Caffe deve quindi indurre Jessep a dichiarare lui stesso di aver ordinato un codice rosso, facendo leva sulle sue emozioni che, visto il sistema valoriale diametralmente opposto dei due personaggi, è ancora più difficile, compito reso ancora più arduo dal campo di battaglia che abbiamo visto avere le sue regole, delle regole molto ferree che non possono essere violate. E il campo di battaglia rappresenta quindi un ostacolo esso stesso per il protagonista. La diversità nei sistemi valoriali dei due personaggi viene esemplificata in particolare in una scena che si colloca più o meno all'inizio del secondo atto, nella quale Jessep ricorda bruscamente a Caffe di stare al proprio posto perché il potere lo detiene lui. È una delle migliori scene del cinema giudiziario, l'abbiamo analizzata sempre su questo canale e vi lascio il link qui sotto nei commenti e noi per ora torniamo alla nostra analisi della battaglia finale. Andiamo! Mentre eroe e antagonista si fronteggiano sul campo di battaglia, le opzioni a disposizione del protagonista perché l'eroe possa vincere la battaglia si restringono sempre di più, ne consegue un aumento esponenziale della tensione che poi risulterà in un picco emotivo durante proprio la battaglia finale. Con l'avvicinarsi dell'udienza finale in tribunale, che in Codice d'Onore rappresenta proprio la battaglia finale, si verificano una serie di eventi che sembrano inficiare la vincita della causa da parte di Caffe. Primo tra tutti il suicidio del suo testimone chiave, che con le proprie dichiarazioni avrebbe dimostrato inequivocabilmente l'innocenza dei clienti di Caffe, ovvero dei due Marine. A Caffe quindi non resta altra opzione se non chiamare il colonnello Jessep a testimoniare in tribunale, sperando di ottenere da lui una confessione di essere stato lui a ordinare il codice rosso, dimostrando l'innocenza dei propri clienti, con il rischio però, qualora non dovesse ottenere la confessione da parte di Jessep, come dicevamo prima, di essere soggetto alla corte marziale. Durante l'udienza finale in tribunale, la battaglia finale in Codice d'Onore, Caffe utilizza tutti gli stratagemmi e le armi a propria disposizione che lo sceneggiatore Aaron Sorkin ha debitamente provveduto a illustrarci, a presentarci durante lo svolgimento del film, ovvero testimoni, regole scritte e non scritte dell'ambito militare statunitense. La prima mossa di Caffe consiste nel introdurre nuovi testimoni e nuove prove, nuovi documenti che dimostrino che in realtà Jessep non aveva nessuna intenzione di trasferire il soldato Santiago, ovvero la vittima, dalla base di Guantanamo, come invece aveva dichiarato lui stesso. Caffe procede poi a usare la seconda arma a propria disposizione, ovvero il ragionamento logico. Jessep ha appena dichiarato che la ragione per la quale il soldato Santiago doveva essere trasferito dalla base di Guantanamo era che si trovava in grave pericolo. Pericolo che i suoi compagni di plotone, gli altri Marines, gli facessero un codice rosso per lo scarso rendimento in ambito militare del soldato Santiago. Jessep precisa anche di aver espressamente ordinato che il soldato Santiago non fosse toccato e poi bruscamente si prende anche gioco di Caffe per il fatto che il giovane avvocato non ha mai prestato servizio militare, ricordandogli che in guerra, in ambito militare, gli ordini vengono sempre eseguiti, altrimenti, come dice lui, la gente muore. Ecco che allora Caffe evidenzia la contraddizione interna al pensiero di Jessep, cioè se Jessep aveva espressamente ordinato ai propri uomini di non toccare il soldato Santiago e se in ambito militare, in guerra, gli ordini di un superiore si eseguono sempre perché altrimenti la gente muore, perché il soldato Santiago doveva trovarsi in grave pericolo e aveva quindi bisogno di essere trasferito dalla base? Il colonnello non ha una risposta, non sa rispondere, è in trappola. E ora che Caffe ha intrappolato dal punto di vista logico e dialogico il colonnello, per ottenere la confessione che è stato Jessep a ordinare il codice rosso, Caffe non deve far altro che far leva sull'emotività del colonnello e attaccarlo sul punto più sensibile del colonnello, su quello che più di tutto gli sta a cuore, ovvero l'onore dei Marines. È ovviamente una situazione estrema, la tensione è altissima
e Caffe deve decidere, ora o mai più, deve decidere se formulare la domanda che determinerà il successo o il fallimento di tutta la sua carriera come avvocato. Decide, formula la domanda e chiede direttamente in tribunale al colonnello Jessup se è stato lui a ordinare il codice rosso. Jessup confessa. Nel tribunale cala il silenzio più assoluto e a Caffe non resta altro che prendere il controllo del tribunale e ultimare i tramiti burocratici che portano poi all'arresto del colonnello e alla vincita da parte del nostro protagonista della causa. Codice d'onore è l'esempio perfetto di come uno sceneggiatore presenta i propri personaggi, i protagonisti dell'azione che si andrà poi a delineare durante il film, i loro obiettivi, le loro sfide, i loro trascorsi, il campo di battaglia sul quale si fronteggeranno con le sue regole, come abbiamo visto, rende questo campo di battaglia, questo spazio sempre più angusto, portando quindi a un'escalation, un aumento esponenziale della tensione durante la narrazione, durante il film, fino ad arrivare poi al picco emotivo assoluto rappresentato proprio dalla battaglia finale. Quindi la ragione per la quale l'udienza in tribunale funziona così bene, proprio come battaglia finale in Codice d'onore, è che noi spettatori ci approdiamo dopo aver conosciuto i personaggi, con le loro paure, le loro sfide e i loro obiettivi, i rischi che questi personaggi corrono, il campo di battaglia sul quale si fronteggiano, le regole che delineeranno le azioni dei protagonisti durante la battaglia finale, e siamo emotivamente coinvolti, proprio come i nostri protagonisti. Come sempre, se il video vi è piaciuto lasciate un like, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate della battaglia finale in Codice d'onore. Vi ricordo il link al video sulla scena Me lo devi chiedere gentilmente della quale parlavamo prima, anche lui nei commenti. Iscrivetevi poi al canale per non perdervi altri contenuti sullo storytelling applicato a cinema, teatro e narrativa. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!